Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, il link per acquistarli e il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire andando a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la carta della bara, quindi vuol dire che apriamo la settimana in una fase di evoluzione e di trasformazione, non necessariamente è negativa, semplicemente vuol dire che o stiamo portando a conclusione degli impegni, delle cose che per voi sono un po' noiose e faticose e quindi c'è la chiusura di un ciclo, o semplicemente a volte può voler dire che possiamo avere a che fare con delle giornate un po' brutte, un po' troppo faticose, però è una fase di trasformazione che decisamente vi porterà qualcosa di totalmente diverso. Infatti c'è il bouquet che indica il riuscire, indica felicità, spensieratezza, a volte anche ottenere apprezzamento, un invito, un dono, un premio, un qualcosa che ci viene dato e che magari ci fa piacere, a volte potrebbe essere anche un gesto di conciliazione e delle novità in senso lato. Forse proprio la vostra intenzione di trasformare, di cambiare un qualcosa, anche atteggiamento nei confronti di qualcuno, sarà ben gradito e positivo. È vero che c'è qualche ostacolo, un po' di pesantezza verso la fine della settimana. Abbiamo capito che aprendosi in un modo del genere, magari dobbiamo fare anche attenzione a come gestiamo le nostre stesse energie. Non necessariamente è negativa la carta della montagna, perché è vero, può esserci un blocco, un ritardo, un ostacolo, qualcosa che si muove un po' troppo lentamente. Allora la montagna o vuole dirci che abbiamo bisogno di fermarci prima di procedere ad andare avanti e quindi valutare, riflettere e riposarci soprattutto, oppure magari potrebbe esserci un ostacolo, un blocco, soprattutto se state organizzando, volete fare qualcosa verso il fine settimana e quindi magari prepararsi bene e prepararsi anche un piano B di riserva. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo un po' anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere insieme l'ambito amore e relazioni. Amore, coppia single, ovviamente relazioni anche quelle più importanti, perché magari chi non è interessato può ascoltare lo stesso e adattare alle situazioni di amicizia e famiglia. Troviamo l'orchidea, ecco, questa in senso lato, essendo molto forte come anche significato, perché parla di forte coinvolgimento fisico, di attrazione, per esempio per qualche relazione che è familiare o di amicizia, vuol dire complicità, vuol dire anche ritrovarsi, fare qualcosa, magari una trasgressione rispetto alla normalità, quindi coinvolgersi in qualche nuova situazione. Invece per ovviamente le coppie
si tratta di capire se effettivamente è una cosa che volete migliorare come aspetto, l'intimità, oppure avete a che fare con un'emotività molto forte e altalenante, dove è facile poi trovarsi in conflitto. Quindi di cogliere la parte positiva e che è di desiderio, di attrazione e di passione. È ovvio che l'eccessiva passionalità, ahimè, può portare qualche turbamento e difficoltà. Infatti qui abbiamo la parte in eccesso proprio della peonia. E poi abbiamo il lilla. Questa è abbastanza positiva perché vuol dire che c'è attesa, che c'è trepidazione per qualcosa di bello, per qualcosa che magari state organizzando. L'abbiamo visto sin dall'inizio, appunto, se vi state preparando a un'uscita particolare, a una gita, a un viaggio o un altro tipo di progetto qualsiasi che vi coinvolge particolarmente, allora sì, l'attesa, okay, è tutto bello, tutto positivo, però far sì che le cose siano pianificate. Magari uno fa tutto in modo preciso, tutto a modino, però, magari la montagna può essere qualche situazione esterna, quindi qui potete già valutare e capire. Questo ovvio vale anche per, i single. Una cosa in più proprio per, i single è che può accendersi la passione, il desiderio, un forte coinvolgimento verso una persona, si può tradurre in un'avventura, in qualcosa di fugace, una trasgressione alla normalità, oppure se non lo desiderate magari questa cosa potrebbe darvi fastidio perché lo notate da una persona in particolare, quindi dipende. Sicuro c'è qualche novità, un qualcosa che può comunque sfociare in prossima, diciamo, frequentazione, però il punto di partenza è molto forte dal punto di vista proprio delle emozioni. E adesso andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze, vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo sospiri. Ecco, questa è sia l'attesa, sia quando abbiamo delle preoccupazioni, dei pensieri e magari stiamo riflettendo, stiamo valutando. Poi quali siano i pensieri e le preoccupazioni, magari potete capirlo voi, forse qualche dinamica che c'è nel vostro luogo, nel vostro ambiente lavorativo. Oppure ci sono delle spese, delle cose che possono essere un po' pesanti, anche altre situazioni difficili da gestire. Parlando proprio in questo ambito, non solo, denaro, lavoro, anche a livello psicofisico sono le cose che noi spendiamo, utilizziamo la nostra stessa energia, in questo caso è votata, al lavoro, però può essere anche votata per altri progetti che per voi in questo momento potreste fare un po' fatica quando, ci si dedica, al progetto di qualcun altro, ad esempio, oppure abbiamo promesso di aiutare qualcuno e potrebbe esserci un po' di pesantezza in questo senso. Però attenzione, comunque vediamo delle carte abbastanza positive, quindi che parlano di miglioramento, di intesa, di collaborazione. Può essere una cosa comunque utile che vi può aprire delle possibilità, quindi esserci questo scambio, scusate, di favori e di aiuto. Cose positive anche, indipendentemente da quello che abbiamo visto, qualsiasi sia la situazione che state vivendo, quel blocco, quella resistenza, quell'ostacolo può essere superato immediatamente, oppure sapere che dovete insistere un pochettino di più e riuscirete ad ottenere i vostri risultati. Anche chi è in cerca di lavoro c'è una fase di attesa, se avete fatto dei colloqui l'attesa può essere ancora un po' pesantuccia, quindi ancora per un tot di tempo, però potreste
ricevere delle buone notizie, oppure se non sono proprio buone si apre qualcosa di meglio per voi. Infatti si vede da queste carte che portano delle novità interessanti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Vi auguro una buona settimana, ciao!